1614. Eruzione, precisamente sul versante nord dell'Etna. E questo è il fenomeno geologico che ha dato origine al meraviglioso luogo dove siamo. Amici, benvenuti in questa nuova puntata di Natura e non solo, dedicata interamente alla Grotta del Gelo. In questo speciale inedito, totalmente inedito per la storia di internet e soprattutto della Grotta del Gelo, della regione dove che noi ci troviamo. Siamo sull'Etna, siamo in località Randazzo, a ben oltre 2000 metri, siamo a circa 2050-2060 metri, come state vedendo fumiamo, ci troviamo a più o meno a circa 6 gradi sotto lo zero. Quello che vedete alle nostre spalle, diciamo, è indescrivibile. Assolutamente indescrivibile. Bisogna esserci all'interno della Grotta del Gelo per ammirare quelle che sono le bellezze che pendono dalle nostre teste. Un saluto a tutti i nostri fan, speriamo che questo speciale vi piaccia. Cosa possiamo dire? Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Natura e non solo, mettete il like a questo video se vi piace, cliccate sulla campanellina e se vi piace questo video condividete. Allora, cosa possiamo e mandateci dire? Ovviamente tutti i commenti che vorrete. Esattamente. Bene, cosa possiamo dire di questa grotta, di questo tunnel a scorrimento? Si chiamano tunnel a scorrimento lavico. Hai detto benissimo, Enrico. Tutti i fenomeni che si originano da colate laviche, quindi dal raffreddamento di questa lava, prendono il nome appunto di gallerie o tunnel a scorrimento lavico. In pratica immaginate nel 1614 una grande eruzione dell'Etna, si è aperta questa bocca sul lato nord della montagna e una volta che la lava, diciamo, scorreva in superficie, ha subito poi il processo di raffreddamento che è durato circa una decina di anni, per cui la famosa eruzione che è durata 10 anni, si dice. Sì, diciamo, si è originata proprio perché questa lava ha avuto 10 anni di tempo per raffreddarsi e quindi anche di diminuire il suo volume. Questo che significa? Significa che diminuendo il volume lascia al suo interno una cavità, ma la cavità prevalentemente si origina dal fatto che la lava a contatto con l'atmosfera raffredda prima, quindi si viene a creare questa crosta che poi costituisce appunto la volta di questa galleria. E al suo interno però ancora la lava incandescente, di conseguenza ha bisogno di tempo. Un'altra cosa dobbiamo dire è che l'Etna è piena di questi tunnel a scorrimento lavico, ce ne sono circa 200, ma questa, la Grotta del Gelo dove ci troviamo oggi, è credo la più famosa, la più grande. Ed è anche soprattutto il ghiacciaio perenne più a sud d'Europa. Esattamente. Quindi noi siciliani abbiamo anche il vanto di possedere questa, diciamo, e noi oggi per la prima volta su internet della storia di questa grotta lo stiamo documentando con i nostri colori, con il nostro modo, alla nostra maniera. Cosa possiamo dire della dimensione di questa grotta? Allora, la dimensione, diciamo che questo tunnel ha avuto originariamente un diametro di circa 50 metri. È chiaro che nel corso del tempo, tra crolli, si è ristretto, certo. Si è modificato. Come lunghezza possiamo avere, innanzitutto alle nostre spalle, questa grotta si protrae per 50 metri circa, ad uno spessore, ad una larghezza che va dai 6 ai 10 metri. Dopo questi 50 metri in linea retta, praticamente vi è un dislivello, quindi la grotta, la pavimentazione ovviamente ghiacciata, scende e si dirama in 2 tunnel. Uno è un vicolo cieco perché comunque è sempre coperto di ghiaccio, l'altro non fa altro che costeggiare alla nostra sinistra la parete della galleria, la nostra sinistra spalle, quindi la nostra, e poi scende sotto la pavimentazione. Infatti diciamo in teoria la pavimentazione di questa piattaforma e il soffitto della piattaforma della stanza sottostante comunicano tra di loro. Questo fa sì che c'è un'apertura e questa apertura non fa altro che passare in aria fredda, quindi la temperatura qui si mantiene grazie a questo fenomeno. La temperatura si mantiene in quanto da un lato c'è il ricircolo di aria fredda, dall'altro la roccia lavica crea un isolamento termico per cui non fa passare aria calda
E nella Grotta del Gelo abbiamo sempre ghiaccio perenne, Perenne c'è una ghiaccio. temperatura che difficilmente sale sopra i meno 5, meno 6 gradi. Perenne perché noi siamo saliti sia a giugno, luglio e c'era ghiaccio, c'erano stalattiti. Siamo saliti il mese scorso, cioè dicembre e gennaio, e c'erano stalattiti. Ora c'è ancora più ghiaccio. Quindi, Magari qua non lo vedete, ma alle vostre spalle, dietro la telecamera, ci sono stalattiti anche di 1,80 m di lunghezza, che pendono quasi fino al terreno. Sì. A volte, in periodi diciamo prettamente invernali, quindi quando ci sono abbondanti nevicate e ghiaccio, le stalattiti addirittura si congiungono alle stalagmiti che partono dal suolo. Quindi stalattiti sono quelle che vanno dal basso verso l'alto. Queste sono le stalattiti. Quindi che pendono dal soffitto. Le stalagmiti invece si innalzano. Didattico questo qua, dall'alto, dal terreno. Un'altra cosa che possiamo dire sulla Grotta del Gelo è che ovviamente non è rimasta immutata nel tempo, ma in seguito a un'eruzione del 1981, la cui bocca si è aperta a poche decine di metri dalla Grotta del Gelo e che ha quasi minacciato la città di Randazzo, tutto l'Interland anche, non penso soltanto. Non ha fatto altro che diminuire il volume della neve, per cui le stanze che si sono create precedentemente nel 1614 si erano anche ampliate quando il ghiaccio si era sciolto certo. Però ovviamente dal 1981 a ora le intemperie, le nevicate e gli inverni rigidi che si sono abbattuti sulla grotta hanno ripristinato quello che è il volume della neve e del ghiaccio. In particolare possiamo dire che il dislivello è di circa 30 metri, ma questo dislivello parte dalla superficie, dall'ingresso fino alla camera che si apre alle nostre spalle. Ovviamente l'ingresso non è di facile accesso, perché comunque è abbastanza ripido. Poi si crea una sorta di scivola che si congiunge con la montagna di fronte alla Grotta del Gelo, per cui quando c'è neve e ghiaccio, una lastra di ghiaccio si combina praticamente tutta una lastra di ghiaccio in modo uniforme, quindi molto spesso ci vogliono ramponi. Consigliamo l'uso dei ramponi, di caschi, racchette, piccozze e quanto vi possa aiutare per corde, cinghie, insomma. Noi oggi ci siamo portati anche il caschetto per evitare. Noi siamo sempre attrezzati, giusto? Bisogna sempre essere pronti. Io sono messo veramente male perché sono praticamente sul ghiaccio. Ma invece per chi ci segue, come ci si arriva alla Grotta del Gelo? Finalmente la grande domanda: come si arriva alla Grotta del Gelo, a questo luogo dove sto morendo dal freddo? Comunque, come si arriva alla Grotta del Gelo? Dunque, se venite dalla parte di Messina, vi consigliamo di prendere l'autostrada A18, di uscire a Fiumefreddo e di salire per Lingua Grossa. Proseguite per la Mare Neve, salite fino al rifugio Ragabbo Bruneck. Lì comincerà la pista altomontana, una pista di facile accesso per la bicicletta, per percorsi da trekking, è veramente molto facile, tutto quanto a battuta. Seguite la mappa che vi metteremo in descrizione, la nostra mappa, e la proseguite fino al passo dei Dammusi. Dopo il passo dei Dammusi si sale, comincia la vera salita ripida, A proposito, come dislivello siamo, Rifugio Ragabbo è circa 1400 metri, Passo dei Dammusi è 1700, quindi ancora abbiamo fatto un dislivello di 300 metri massimo. Ma mentre la grotta si trova ben oltre 2000. La grotta si trova a 2000 e quasi 60-50 metri. La restante parte è veramente ripida, ma è assolutamente segnalata da dei segnalini speciali messi anni or sono dal CAI, costituiti da bastoni e da segnalini rossi e bianchi lungo il percorso. Colorazioni che indicano comunque non è difficile. Non è difficile, ma prendetevi il tempo che vi serve. A come distanza dal rifugio Bruneck alla Grotta del Gelo sono circa 8-9 km. Per chi viene invece da Catania, per chi fa la strada dei paesi, conviene salire Zafferana, Milo,
arrivare quindi poi a Piano Provenzano, scendere e il rifugio era Gabbo. E quindi, come che vi ho detto, per chi invece non viene da Catania, magari viene da più avanti, conviene di nuovo prendere l'autostrada, uscire a Fiumefreddo e seguire le indicazioni che ho detto prima. Comunque dai paesi etnei, l'accesso più facile. Come tempistiche dunque, più o meno con molta calma si può fare in 4 ore e mezzo, 5 ore. Considerando ovviamente adeguate pause per rifocillarsi. Assolutamente, ricordiamoci che non ci sono punti di acqua, quindi dovete portarvi molta acqua con voi, perché purtroppo l'Etna ha questa caratteristica, non ha molte sorgenti d'acqua, o forse non ne ha direttamente. Ce ne sarebbe una al rifugio Citelli, però è l'unica, perché comunque la roccia lavica è molto porosa, di non conseguenza non ha falde acquifere. Ecco. Non sono inebre, diciamo. Comunque sia. Un'altra cosa che mi stavo dimenticando è cosa c'è da vedere lungo il percorso che va dal Piano dei Dammusi alla Grotta del Gelo. Dal Passo dei Dammusi ci sono altre piccole grotte, oddio piccole, sono molto più difficili, per esempio c'è la grotta di Aci, la grotta delle femmine, la grotta dei Lamboni. La grotta dei Lamboni è subito dopo il Passo dei Dammusi, si sale ma probabilmente poi ci faremo tutta una puntata, non ha molto senso parlarne qui. È giusto diciamo, informare almeno dei punti di interesse. Poi c'è Monte dei Morti, per esempio. Monte dei Morti, sì, è anche una meta è una fotografica. Una struttura, diciamo, che è originata dall'accumulo, ovviamente, di lava che si è raffreddata, ma la particolarità perché si chiama Monte dei Morti? Perché assomigliano a tanti cadaveri ammucchiati, ma questo è dato dalla conformazione della lava, anzi dalla sua struttura che è molto plastica. Infatti Monte dei Morti è caratterizzato da una lava che difficilmente si trova sull'Etna, perché è di tipo hawaiana, mentre sull'Etna è una lava molto più viscosa, molto più diciamo più a mo' di roccia invece di plastica o comunque materiale molto fluido, ed è anche bello vedere. Certo, e poi ci sono ovviamente anche dei piccoli alberi di pino sparsi qua e là che fanno la loro scena, loro ampliano il meraviglioso panorama di cui è costituito il Parco dell'Etna, insomma. Comunque sia, mi pare che ora siamo ai saluti finali, giusto? Se vi è piaciuto il video condividetelo nuovamente, rinnoviamo i saluti e l'appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, viaggiate sempre attrezzati con acqua, soprattutto in totale sicurezza. Non prendete rischi inutili che non dovete dimostrare niente a nessuno. Detto questo, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!